Quando l'esercito nemico apparve alle porte di Roma come un incubo nero, la città sprofondò in un silenzio pieno di terrore. Non si sentiva alcun suono, se non i sussurri di preoccupazione nelle strade. Tutti erano certi che la fine fosse vicina. Era un esercito professionale e spietato, dotato delle armi più avanzate del loro tempo. Le torri d'assedio, come giganti di ferro, si avvicinavano lentamente e minacciosamente alle mura della città. Roma ansimava. Nel cuore della città, dove i comandanti si erano riuniti, i volti erano stanchi e pieni d'ansia. In quel momento entrò un uomo, calmo, senza armatura, senza armi, solo con una mappa. Il suo nome era Vitruvio, un ingegnere creativo e modesto. Aveva portato con sé un'arma diversa, non fatta di ferro né di leggenda. La sua arma era la scienza. Una serie di progetti precisi per costruire catapulte disegnate con accuratezza estrema. Angoli, forze, pesi, traiettorie, tutto calcolato. La costruzione cominciò. Il suono delle asce che tagliavano gli alberi, dei martelli sul ferro, delle corde che giravano nelle carrucole e delle fiamme che brillavano nella notte riempì la città. Il lavoro non si fermò mai. Per tutto il tempo Vitruvio controllava ogni dettaglio con una precisione ossessiva. Dopo giorni di lavoro ininterrotto, il risultato arrivò. Le catapulte erano pronte. Quella notte, su ordine di Vitruvio, i soldati installarono con cura le catapulte sulle torri difensive. Tutti sapevano che il giorno dopo sarebbe stato decisivo. Il mattino seguente arrivò il momento della verità. L'esercito nemico era pronto all'assalto finale. Le trombe di guerra suonarono. Le legioni si mossero verso la città. Ma questa volta Roma era pronta. Con un comando di Vitruvio, le catapulte entrarono in azione. Massi enormi colpirono le torri d'assedio con forza devastante. Le strutture nemiche crollarono, le file si disgregarono e le urla di guerra si trasformarono in grida di fuga. L'esercito invasore si ritirò. Roma era salva. E in cima alla torre, tra gli applausi del popolo, Vitruvio era lì. Se vuoi scoprire altre verità dimenticate, iscriviti ora